Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare volevo dedicarvi un caloroso augurio, un sereno e gioioso Natale, che questa festa porti con sé momenti speciali e tanta felicità. Ora entriamo nel cuore del progetto. Sono entusiasta di condividere con voi il tutorial degli orecchini seduzione. Questa creazione ha avuto origine durante un contest di carnevale organizzato un po' di tempo fa dal gruppo Perlinare Liberamente. Se mi seguite sui vari social probabilmente avete già visto qualche anteprima. L'ispirazione per questi orecchini viene dalle eleganti dame veneziane e la forma a ventaglio che ho dato rende questo progetto a mio parere particolare. Ora vi mostro da vicino il progetto. Io li adoro. Oggi realizzeremo insieme quest'altra versione. Eccola qui. Il tutorial è un po' lungo, ma mi sono soffermata in particolar modo sulla decorazione esterna dell'orecchino. Quindi, senza ulteriori indugi, vi lascio all'elenco del materiale e poi ci immergiamo nel tutorial e iniziamo a creare insieme l'orecchino seduzione. Buona visione! Il materiale necessario per la realizzazione del nostro orecchino seduzione è il seguente. Ci servirà un Rivoli da 12 mm, delle Vexolo, delle Storm Duo, delle Gem Duo, dei bicono da 4 mm, io sto usando i bicono della Preziosa, dei bicono da 3 mm, ho deciso di usare due colori, ma siete liberi di usare un'unica colorazione, dei mezzi cristalli da 2 mm, due pezzetti di catena dove io ho già inserito alla fine un bicono da 4 mm, quindi vi serviranno anche due chiodini a testa piatta o con la pallina, una monachella, delle rocaille Miyuki in 3 misure, pochissimi pezzi di 8-0, due colori di 11-0. Anche in questo caso io uso pochi pezzi della seconda colorazione proprio per dare un gioco di colore nell'incastonatura, e per finire le 15-0. Come ago uso un ago pony da 11 e come filo uso il Fairline da 0,12. Procediamo ora al tutorial. La prima cosa che dobbiamo fare è incastonare il nostro Rivoli da 12 mm, quindi inseriamo sul nostro ago 28 rocaille 11-0 e chiudiamo a cerchio. Ecco che ho chiuso a cerchio, ho fatto un paio di nodini e sono andata avanti nella lavorazione per nascondere il nodino. Adesso iniziamo la lavorazione a peyote circolare, inserendo sull'ago una 11-0, saltando una 11 di base e ci inseriamo in quella successiva. Quindi facciamo questo passaggio per tutto il giro. Sto per inserire l'ultima 11-0 del giro. Ora, senza inserire nulla sull'ago, rientro nella prima 11 del giro e ricominciamo con gli stessi passaggi. A questo punto io uso la seconda colorazione di rocaille e adesso è molto più semplice perché si sono creati tutti gli spazietti, quindi andremo ad inserire una 11-0 del secondo colore in tutti questi spazietti. Facciamo questo passaggio per tutto il giro. Sto inserendo l'ultima rocaille del giro e mi inserisco anche nella prima rocaille del giro appena concluso. Adesso ricominciamo con la prima colorazione di rocaille e quindi facciamo di nuovo gli stessi passaggi, una 11-0 e mi inserisco in quella successiva. Facciamo così per tutto il giro. Ecco che si è formata la nostra gabbietta pronta per accogliere il nostro Rivoli da 12 mm. Quindi inseriamo
il nostro rivoli all'interno della gabbietta, tiriamo bene il filo e continuiamo la lavorazione a peyote stringendo adesso con le 15/0, quindi inseriamo una 15/0 nell'ultimo tra le 11 dell'ultimo giro, in questo modo qui. Come vedete, l'incastonatura si stringe. Facciamo questi passaggi per tutto il giro. Ecco l'incastonatura terminata. Per proseguire dobbiamo portarci ad uscire da una rocaille 11/0 centrale sul dorso dell'incastonatura ed inseriamo sul lago una 11/0, un bicono da 4 e una 11/0. Portiamo tutto alla fine del filo e ora, senza inserire nulla, saltiamo la 11 di punta e ci inseriamo solo nel bicono da 4. Tiriamo bene. Ora inseriamo una 11/0 e ci inseriamo nella 11 successiva dell'incastonatura e tiriamo bene. Dobbiamo ripetere questo passaggio per altre 6 volte. Dopo aver inserito i nostri 7 bicono, dobbiamo portarci ad uscire dalla rocaille di punta del bicono dal lato opposto. Quindi passiamo nella lavorazione a zig zag. Pronti per proseguire. Inseriamo sul lago una rocaille 11, una vexolo ed una rocaille 11. Ecco. E ci inseriamo nella rocaille 11 successiva. Quindi ripetiamo questo passaggio per tutto il giro, inseriamo la sequenza che abbiamo appena inserita tra tutti i bicono. Ecco il risultato a giro ultimato. Non vi preoccupate se le vexolo risultano lente, ma con i prossimi passaggi tutto si sistema. Stiamo uscendo da una rocaille 11/0 di punta del bicono. Inseriamo sul lago questa sequenza, una storm duo e 4 rocaille 15/0. Portiamo tutto alla fine del filo. Rientriamo ora nel foro superiore della vexolo e della storm duo e anche della vexolo e tiriamo bene. Ecco come andrà posizionata la storm duo. Continuiamo inserendo questa sequenza di perline, quindi 3 15/0 e ci inseriamo nella 11/0 centrale sottostante e tiriamo bene. Altre 3 15/0 e ci inseriamo nella vexolo successiva. Dobbiamo ripetere questi passaggi per tutto il giro. Alla parte del passaggio finale lo faremo insieme perché andrà inserita l'altra storm duo. Ecco il risultato. Adesso dobbiamo fare l'ultimo passaggio del giro, e cioè quello di inserire la storm duo. Inseriamo sul lago la storm duo e 4 rocaille 15/0. Portiamo tutto alla fine del filo. Rientriamo ora nel foro inferiore della storm duo e anche nelle 2 rocaille 11/0 che ci troviamo di seguito e tiriamo bene. Ecco
che abbiamo posizionato anche l'altra Storm Duo. Con questi passaggi le Vexolo hanno acquisito più stabilità, ma non è abbastanza, quindi faremo ora dei sostegni sul retro della lavorazione. Portiamo il filo dall'altra parte, quindi sul retro, e stiamo uscendo da una 11.0 che precede la Vexolo. Inseriamo sul lago 4 11.0, 4 11.0 e ci inseriamo nella 11.0, questa che sottostante, questa qui, e tiriamo bene. Senza inserire nulla sul lago, ci inseriamo nelle prime 3 11.0 appena inserite e tiriamo bene il filo. Adesso inseriamo una 11.0 e rientriamo nel gruppetto di 3 11, queste qui, eccole, e tiriamo bene. Abbiamo creato un sostegno dietro la Vexolo. Adesso ripetiamo questi passaggi per tutto il giro. Ecco i passaggi sul retro terminati e le Vexolo adesso sono più stabili. Adesso sto uscendo dal foro inferiore della Storm Duo. Se risalgo su lungo le 15.0, rientro anche nella Storm Duo, nella Vexolo, e nella prima 15.0. Siamo pronti per proseguire. Inseriamo sul lago un mezzo cristallo da 2 mm e ci inseriamo nella 15.0 nella Vexolo e nella 15.0 successiva e tiriamo bene il filo. Ripetiamo questo passaggio per tutto il giro. Ecco il risultato a giro ultimato. Adesso stiamo uscendo dal foro superiore della Storm Duo ed inseriamo sul lago una Storm Duo e 4 rocaille 15.0. Portiamo tutto alla fine del filo e ci inseriamo nel foro superiore della Storm Duo e tiriamo bene il filo. La Storm Duo verrà posizionata in questo modo e con i passaggi successivi verrà incastrata meglio, quindi non vi preoccupate. Ora inseriamo una 8.0, una Gem Duo e 4 15.0. Adesso vi mostro, ecco qui, portiamo tutto alla fine del filo. Ora ci inseriamo nel foro inferiore della Gem Duo e tiriamo bene. Facciamo attenzione a questi passaggi e tiriamo molto bene il filo. Ora inseriamo 3 15 0 e ci inseriamo nel mezzo cristallo che ci troviamo al di sotto. Ecco qua. Inseriamo ora altri 3 15 0 ed una Gem Duo in questo modo qui.
portiamo tutto alla fine del filo e rientriamo nella prima 15/0 sulla gem duo e tiriamo bene. Ora inseriamo 3 15/0 e ci inseriamo nell'altro foro libero della gem duo e tiriamo bene il filo. Dobbiamo ripetere questi passaggi per tutto il giro. Adesso lo rifacciamo di nuovo insieme perché bisogna fare molta attenzione. Adesso quindi inseriamo una gem duo e 4 15/0. Portiamo tutto alla fine del filo. Tiriamo bene. Entriamo nel foro libero della gem duo e tiriamo bene il filo. Ora 3 15/0 e ci infiliamo nel mezzo cristallo sottostante. Tiriamo bene il filo. Altre 3 15/0 e una gem duo. Portiamo tutto alla fine del filo e rientriamo nella prima 15/0 che si trova sopra alla precedente gem duo e tiriamo bene. Adesso 3 15/0 e ci infiliamo nel foro libero della super duo. Ripetiamo questi passaggi per tutto il giro. Ecco che ho inserito tutte le gem duo. Adesso ci resta da chiudere il giro e quindi ripetere lo stesso passaggio che abbiamo fatto inizialmente. E quindi inseriamo ora sul lago questa sequenza. Una 8/0, una storm duo e 4 15/0. Portiamo tutto alla fine del filo e ci inseriamo nel foro inferiore della storm duo e tiriamo bene il filo. Adesso dobbiamo agganciarci alla storm duo inferiore, quindi entriamo nella storm duo e tranquillamente possiamo entrare anche nelle perline successive perché dobbiamo poi portarci ad uscire dall'altro lato della lavorazione. Ora mi spiego meglio. Allora, una volta che ci siamo agganciati in questo modo, passiamo all'interno della lavorazione, ritorniamo su e ci portiamo ad uscire da questa 8/0 qui. A fra poco. Mi sono portata ad uscire dalla 8/0 e inserisco sul lago 4 15/0 e mi infilo nelle prime 2 15/0 che troviamo sotto la gem duo. Tiro bene il filo. Ora inseriamo un mezzo cristallo da 2 mm e mi inserisco nelle perline speculari, quindi nelle ultime 2 15/0 sotto la gem duo successiva. Ora inserisco 3 15/0, un bicono da 3 e 3
15 0 e mi inserisco nelle prime due 15 0 sotto la gem duo. E tiro bene il filo. Adesso inserisco un mezzo cristallo da 2 mm e mi inserisco nelle ultime due 15 0 e tiro bene il filo. Dobbiamo ripetere questi passaggi per tutto il giro, ovvero sul mezzo cristallo dobbiamo inserire un altro mezzo cristallo da 2 mm. Sulla back solo dobbiamo inserire 3 15 0, un bicono da 3 e 3 15 0. Così per tutto il giro. Ecco come ci troviamo a giro ultimato. Adesso dobbiamo fare l'ultimo passaggio del giro che è come il primo, quindi inseriamo le 4 rocaille 15 0 e ci inseriamo nella 8 0. E tiriamo bene. Adesso inseriamoci anche nella storm duo e nelle 4 15 0. Ora inseriamo 2 15 0 e ci agganciamo alle 4 15 0 sottostanti. E tiriamo bene il filo. Ecco qui. Adesso inseriamo 6 15 0 e ci inseriamo nella 11 0 che si trova sotto al bicono, questa qui, e tiriamo bene il filo. A questo punto è arrivato il momento di inserire le catene. Allora, vi spiego meglio. Questo che stiamo realizzando è l'orecchino di sinistra. Gli orecchini, adesso prendo quello che ho già realizzato, sono identici, sia quello di destra che quello di sinistra sono identici. L'unica differenza tra i due orecchini è la posizione della monachella e delle catene. Quindi nel caso dell'orecchino di sinistra le catene andranno posizionate da questo lato qui e la monachella o il perno da quest'altro lato. Quindi adesso inseriamo le catene. Io ho già realizzato i due pezzettini di catene, una un po' più lunga e l'altra un pochettino più corta. Questo poi è a vostro piacimento. Se volete vi dico la misura di queste che ho realizzato. Allora, la più lunga è 4 centimetri, mentre la più corta 3 centimetri e mezzo. Allora, adesso quindi usciamo dalla rocaille 11 0, questa qui dell'incastonatura. Ora vi faccio vedere.
Inseriamo sul lago una 11,0 del secondo colore, una 15,0, la catena e una 11,0 del secondo colore. Eccoli qui. E ci inseriamo nella 11,0 successiva. Facciamo attenzione a non intrecciare la catena con il filo. Ecco che si formerà questo piccolo picot e il pendente catena. Ripetiamo quindi lo stesso passaggio anche con la catena più piccola, quindi una 11,0 del secondo colore, una 15,0, la catena ed una 11,0 del secondo colore e ci inseriamo. Teniamo con il dito la catena, così non rischiamo di intrecciarla con il filo, e ci inseriamo nella 11,0 successiva. Tiro il filo lentamente perché ho sempre paura di intrecciare la catena. Ecco qui, abbiamo inserito le 2 catene. Adesso andiamo avanti nella lavorazione e ci portiamo ad uscire dalla 11,0 che si trova sotto il bicono. Mi sono portata ad uscire dalla Rocaille 15,0 sotto il bicono e adesso ripetiamo gli stessi passaggi che abbiamo realizzato anche qui per dare quindi una certa linearità al bordo delle Storm Duo. Quindi inseriamo 6 15,0 e ci infiliamo nelle 4 15,0 che ci troviamo sopra. Tengo le catene, ecco qui. Ora inseriamo 2 15,0 e ci agganciamo alle altre 4 15,0 che sono sulla parte superiore. Ecco qui. Adesso proseguiamo inserendo sul lago 3 15,0, una 8,0 e 4 15,0. E ci inseriamo nella prima 15,0 successiva. Adesso inseriamo una 15, un bicono da 3 mm della seconda colorazione ed una 15 e ci inseriamo nell'ultima 15,0 del gruppetto. Ora inseriamo 3 15,0, una 8,0 e 3 15,0 e ci inseriamo nella prima 15,0 successiva e tiriamo bene il filo. Quindi dobbiamo ripetere questi 2 passaggi per tutto il giro. Faremo insieme il passaggio finale. Il passaggio finale del giro è come sempre uguale al primo, quindi inseriamo 4 rocaille 15,0, una 8,0 e 3 rocaille 15,0 e ci inseriamo nelle 15,0 laterali alla Storm Duo. Adesso riscendiamo giù lungo le 15,0, ripassiamo nuovamente nei picot che abbiamo creato, ripassiamo nell'incastonatura, risaliamo su lungo tutte le 15,0 e ci portiamo ad uscire dalla 15,0 che precede il bicono da 3 mm, questa qui. Ci vediamo fra poco.
A questo punto dobbiamo creare una soletta alla quale verrà agganciata la monachella o il perno. Inseriamo sul lago 6, 15, 0 e ci inseriamo nelle 2, 15, 0 successive al bicono da 3 mm e tiriamo bene. Adesso andiamo a creare una decorazione con le 15 0 e ci agganciamo a questi bicono da 3 mm che abbiamo inserito precedentemente. Inseriamo sul lago 5, 15, 0 e quindi ci inseriamo nel bicono da 3 sottostante e tiriamo bene. Ancora 5, 15, 0 e ci inseriamo nelle 2, 15, 0 precedenti al bicono. E tiriamo bene. Entriamo anche nel bicono nelle 2, 15, 0 successive e ripetiamo il passaggio per tutto il giro. Ecco il risultato finale. L'orecchino in realtà è terminato, non resta che ripassare un'ulteriore volta nella soletta. Io mi porto ad uscire dalla terza 15-0 dopo la 8-0, rientro nella Storm Duo e nella 8-0 e tiro bene, risalgo nella Gem Duo e sono pronta per ripassare lungo la decorazione esterna per poi arrivare un'ulteriore volta nel cappietto. Vado avanti nella lavorazione, faccio un paio di nodini e l'orecchino è terminato. Ecco l'orecchino seduzione terminato. Ho inserito la monachella, eccolo insieme al compagno. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi progetti. Un enorme grazie a tutti voi per il vostro supporto costante. Vi auguro ancora un sereno Natale e aspetto di vedervi nel prossimo video. Alla prossima, ciao!